Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi ritorno ad ascoltare Amira Viligakan, che è una cantante olandese veramente bravissima. Qui è alla finale del 2013 di Holland's Got Talent, che ha poi vinto, e qui canta Nessun Dorma. Lei è una cantante d'opera, ma qui, ragazzi, ha 9 anni. Ok, io non ho mai ascoltato questa esibizione, ne ho ascoltato altre in cui era comunque una bambina e altre in cui era un po' più grande. È un po' che non ritorno su questa cantante straordinaria. Vorrei veramente tanto ascoltare questa esibizione e commentarla insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio molto anche lo sponsor di questo video, Superprof, ma ve ne parlo meglio dopo. Io ora andrò ad ascoltare tutta l'esibizione senza interruzioni, dopodiché tornerò da capo e cercherò di dare un po' di dettagli tecnici di tecnica vocale. Andiamo ad ascoltare. Come? Ma come? Come è possibile una cosa del genere? Bravissima! Bravissima! È incredibile come una bambina di 9 anni riesca a fare una cosa del genere, considerando anche il fatto che è totalmente autodidatta. Ok, ma di cosa stiamo parlando? Lei ha ascoltato dei video, delle canzoni dei suoi cantanti d'opera preferiti e li ha imitati. Veramente pazzesca questa cosa. Bravissima, bravissima. Wow, ok, adesso andiamo ad ascoltare un attimo da capo, però è stato veramente molto emozionante. Bellissimo, bellissimo. Proviamo ad ascoltare dall'inizio. Nessun dormo
Avete sentito questo vibrato super regolare, super controllato, quindi gestisce molto bene la respirazione, è veramente un talento naturale. Ci sono questi cantanti, queste persone che nascono con questo dono, è proprio un talento nel senso vero della parola. E io poi credo che il talento vada comunque, diciamo, allenato, vada coltivato. E lei l'ha fatto, infatti abbiamo sentito anche quando ha fatto altre esibizioni da più adulta, che è rimasta impeccabile, quindi si è mantenuta in allenamento. Però è stata fortunata ad avere questo dono, okay, che gli è sceso proprio dal cielo, che l'ha portata a cantare in questa maniera. Altri invece hanno bisogno di studiare, hanno bisogno di fare pratica. Io per esempio, lo racconto sempre ai miei allievi, quando ho iniziato a cantare, cantavo male, non ero bravo, okay, però sentivo di avere un potenziale. Questo potenziale poi ho cercato di incanalarlo in positivo, cercare di allenarlo per farlo venire fuori in maniera più evidente. Però mi son dovuto allenare tanto, mi son dovuto sudare ogni piccolo miglioramento. Io credo che la maggior parte delle persone sia così, debba un po', diciamo, fare affidamento sulle proprie forze per ottenere i risultati. Ed è per questo che rimango veramente stupito da quando poi una bambina di quell'età canta in quella maniera senza aver mai studiato. Veramente incredibile, un grande, grande talento. Andiamo avanti? Du börjar principessa nell'altra fredda stanza. Guardi le stelle che tremano nella mare e di speranza. Okay, veramente brava, ha fatto delle note molto alte qua, già qui, dopo sale ancora di più. Vediamo che nota ha fatto. Okay, ha fatto un fa 5, okay, perfettamente impostata da soprano lirico, okay. Sta cantando tutto in testa, okay, in consonanza di testa, però sentite come va a enfatizzare la sua voce con questa risonanza per dare più volume, per dare più pienezza, per dare più squillo, più armonici. È veramente un suono da cantante d'opera, okay, nonostante lei non abbia fatto il cambio di voce qua, si sente che ha ancora la voce bianca, eppure ha proprio l'impostazione perfetta da cantante d'opera. Vedete anche poi come tiene le labbra, quindi protrude le labbra in questa maniera per creare ancora più cavità di risonanza, e anche come gestisce proprio il palco in maniera molto statuaria, rimane ferma per mantenere l'equilibrio, la postura. Bravissima, bravissima, veramente impeccabile da quel punto di vista. Il vibrato, come ho detto prima, regolarissimo, molto musicale, e interpreta proprio bene. Vedete poi lo sguardo, quello sguardo mi ha colpito moltissimo perché proprio la mimica facciale interpreta totalmente il brano. Veramente molto brava. Questa è una canzone che va interpretata, ok? Al 100%, e lei lo fa benissimo. Tra l'altro sta cantando in italiano, quindi molto brava. Io da italiano posso dire brava. Brava perché comunque si capiscono le parole, quindi ha lavorato molto bene anche sulla pronuncia. Brava, molto. Andiamo avanti. Mai più mistero chiuso in me. Guarda me l'esorso calmo ti regalerò. Guardate, sguardo e posizione della bocca perfetta, perché va a sganciare la mandibola totalmente per non creare tensioni a questa altezza, e va a enfatizzare questa risonanza su questo acuto. Bellissimo, bellissimo. E poi avete visto come, pur rimanendo ferma, non solo sfrutta la mimica facciale per interpretare, ma anche la gestualità delle mani. È questo che fa il cantante d'opera. Io vi dirò la verità, non sono, come sapete, non sono un esperto di canto classico perché non l'ho mai studiato,
conosco alcuni elementi chiave, diciamo, però non so cantare in questa maniera, perché sono un cantante moderno, soprattutto un cantante rock, però ecco, io insegno canto moderno, però riconosco alcune cose che lei sta facendo benissimo, ok? Poi se invece volete approfondire questi argomenti con insegnanti, colleghi che invece insegnano canto classico, vi posso consigliare lo sponsor di questo video, che è Super Prof, in cui potete trovare insegnanti anche nella vostra zona. Sentite un po'. Super Prof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. Bene, andiamo avanti, ascoltiamo la seconda parte. E poi sentite come gestisce bene anche il pianissimo, dinamiche perfette, senza mai perdere le posizioni, senza mai perdere il controllo del fiato. Brava, bellissimo anche visivamente, come vedete tutto questo gioco di luci, lei pur rimanendo ferma su questo piccolo palchetto al centro del palco, ci sono tanti elementi intorno a lei che enfatizzano ancora di più e danno valore a quello che sta facendo. E poi bellissimo anche il fatto che ci sia questo coro dietro di lei dal vivo che sta cantando. Bella anche questa scelta, tutto molto bello. E poi il finale pazzesco, andiamolo a sentire. Mi piace come qua rimane a occhi chiusi aspettando il suo momento, mentre il coro invece sta cantando la parte appunto di questo estratto, ok? Veramente mi piace come gestisce anche il palco con una sicurezza e una tranquillità, pur essendo davanti a milioni di spettatori, perché qui è la finale di Holland's Got Talent, ok? Quindi è un evento particolarmente risonante, ok? E qui lei è tranquillissima, consapevole dei suoi mezzi, anche un po' quell'ingenuità probabilmente dell'essere bambini, però veramente invidiabile la sua sicurezza sul palco. Andiamo avanti. Poi scusate una cosa, avete sentito come in certi punti, io lo sento dalle cuffie, non so se lo sentite anche voi, sento che distorce, il suono viene distorto dal fatto che ha talmente tanta potenza lei mentre canta, talmente tanta carica di armonici, di risonanza, che anche il microfono che ha appunto ad archetto, no? Ce l'ha proprio attaccato alla bocca, vicino alla bocca, va in clip. Cioè significa che c'è troppo volume, troppa risonanza e quindi questo microfono inizia a distorcere perché riceve un'onda troppo potente, diciamo, di suono, troppi decibel.
è pazzesca, perché poi questo è un genere che va cantato, come ho detto anche altre volte in altri video, senza il microfono, perché il canto classico va cantato senza il microfono, è un canto ambientale, con la tua voce devi riempire tutta la camera. E lei in realtà sta proprio cantando in quella maniera, nonostante per esigenze di trasmissione abbia il microfono appunto collegato, però la sua è una voce ambientale e lì su quegli acuti è talmente potente che distorce. Sentite di nuovo, vediamo se vi ritrovo il punto, proprio nell'attacco della frase. Sul di le prime sillabe della parola si sente proprio distorcere anche dopo in altri punti. Anche su stelle, in quest'ultimo che ha detto, si sente sento questo nelle cuffie, non so se lo sentite anche voi, però è sinonimo e sintomo di una grandissima potenza vocale. Poi questi fuochi d'artificio dietro di lei, pazzesca questa cosa, wow, wow. Vediamo che nota ha fatto sull'acuto. Ha fatto un si bemolle 5, l'ha preso bello leggero e sottile, però l'ha tenuto benissimo, non ha perso la posizione e poi l'ha mantenuto vibrando il finale in maniera perfetta, con un suono veramente pienissimo. Riascoltiamolo l'ultima volta, questo ultimo crescendo, perché è stato incredibile qua. Sì. Standing ovation, giustamente, perché è stata perfetta, veramente brava. Poi, tra l'altro, non l'ho detto all'inizio, però questa è un'aria che va cantata da tenore, ok? Io non so se si sia basata su delle già esistenti versioni femminili, può essere, non lo so, sono molto ignorante, vi ripeto, su questo genere, quindi non lo so. Però normalmente appunto lo associamo per esempio alla performance di Pavarotti, voglio dire, no? di quest'aria. E quindi questa versione femminile è anche molto interessante. Chiaramente la tonalità è stata traslata per permetterle di esprimersi al meglio, infatti qua ha fatto veramente una nota molto molto alta. Sì, praticamente l'ha fatta l'ottava sopra rispetto a un tenore, diciamo, però un'ottava sopra meno un semitono. Ecco, dovrebbe essere questa la tonalità originale, quindi pazzesca. L'ha cantata da soprano. Wow, wow, brava. Ci credo che abbia vinto Holland's Got Talent perché se lo meritava tantissimo. Brava, veramente bravissima. Grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Lasciatemi pure nei commenti anche proposte che potranno diventare il tema di future reaction su Amira e non solo. Ringrazio anche di nuovo lo sponsor di questo video, SuperPro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!